Ragazzi, l'Educational torna con il vostro Aurelio su Moto.it elettrico. Oggi andiamo a fare una piccola comparativa per aiutarvi a scegliere qual è la bici elettrica migliore per voi. Ce ne sono tantissime, giusto? Ma sul fuoristrada mountain bike scegliete un cross country o un enduro? Andiamo a vedere. Eccoci con la mountain bike da cross country, o perlomeno quella che uso io come bici cross countristica. Di solito per le bici normali una bici da cross country ha 100 mm di escursione. Cosa significa? Quanto travel ha la forcella e l'ammortizzatore. Per le bici elettriche col maggiore peso e le maggiori velocità in realtà che si raggiungono quando si gira, soprattutto in discesa, ma in realtà anche in salita, l'escursione è un po' più generosa, quindi siamo a 130 mm. Quello che cambia però è anche il piantone di sterzo, il piantone della sella e il piantone di sterzo. Soprattutto lo sterzo, direi, perché più è in piedi la bicicletta, quindi più il nostro sterzo sarà dritto e più l'angolo che leggiamo dichiarato dalla casa sarà grande, quindi magari 69-68 gradi, mentre più è aperto, come vedremo nell'altra bicicletta, quella da mountain bike da enduro, la bici è più aperta di sterzo, significa che l'angolo che si forma in questo caso con il terreno sarà più piccolo, quindi per assurdo l'angolo più aperto ha un grado magari di 65-66, quindi un numero più basso rispetto a quella da cross country. I numeri sono una cosa, i fatti sono un'altra, quindi andiamo a provare per vedere come va. Bene, questo invece è il mio mezzo da enduro, la mountain bike da enduro. 150 mm di escursione, quindi un po' più generoso rispetto al cross country, sia al posteriore che all'anteriore, però come vi dicevo prima, quello che cambia principalmente è un filino di clearance, quindi un pochino di altezza a terra del movimento centrale, quindi in sostanza questa clearance, questa altezza qua, e l'angolo di sterzo, perché soprattutto poi quando andiamo a sederci sulla bici noteremo che la bici è più aperta. Il grado dichiarato dalla casa sarà minore come numero, quindi sarà credo 65 gradi, ma la bici risulta più aperta. Significa che quando andiamo contro agli ostacoli o quando andiamo in velocità la bici è molto stabile e supereremo gli ostacoli più facilmente. Andiamo a provarle perché alla fine vedrete che i numeri sono solo una piccola parte. La sensazione e il modo in cui poi si va in bicicletta ci farà scegliere qual è la bici giusta per noi. Let's give it a try. Bene, ho preso su l'enduro. Qui siamo in un fettucciato dove si gira anche in moto in realtà, però è interessante perché c'è un po' di salita, un po' di discesa, qualche curva, qualche sponda. In teoria molto cross countrystico. In pratica vediamo cosa succede e qual è la differenza tra le due bici. Girando su un anello prettamente cross countrystico come questo, molto corto sicuramente, ma comunque con salite e discese, quindi non una speciale d'enduro ma un piccolo anellino,
c'è qualche sponda, c'è qualche curva, qui le moto hanno un po' scavato i canali, ci si accorge che praticamente non ci sono differenze tra il cross country e l'enduro a pedalata assistita. Se fossimo con le bici normali la differenza sarebbe enorme, volerebbero via manciate di secondi, mentre qui tutte e due le bici si guidano forte, il motore è lo stesso perché è il nuovo Bosch che spinge veramente molto bene, di conseguenza non ci sono differenze tra una bici e l'altra. L'enduro leggermente più aperto, per inserirlo in alcune curve strette fai un po' più fatica, il cross country è un po' più veloce. Però tempo alla mano non cambia nulla, divertimento non cambia nulla, quindi passiamo avanti e vediamo sul resto dei tracciati che abbiamo scelto quali sono le differenze tra le due bici. Bene, abbiamo visto diverse situazioni, quindi salita, discesa, pistino, sassi, radice, un po' di curve. La mia conclusione qual è? Che con le bici a pedalata assistita c'è meno differenza tra l'enduro e il cross country, le bici un po' si avvicinano. È chiaro che la bici enduristica è un po' più discesistica, è più stabile in discesa, si riesce ad andare un filino più forte, anche se vi assicuro che tempo alla mano non c'è tutta questa differenza. Così come in salita con la bici più cross countristica si riescono a fare situazioni in maniera più naturale, quindi le differenze alla fine in termini di tempo non sono tante, le differenze sono in termini di utilizzo. La bici da 130 mm è una bici con cui si riesce a stare più dritti con la schiena, a pedalare più fluidi, a essere più naturali, soprattutto in salita e nel misto. La bici discesistica ha il vantaggio che ha più appunto clearance, quindi quando si passa sopra i sassi o quando si va a palla la bici è più aperta ed è molto stabile. Se c'è un passaggio su una roccia lo fa più facilmente, ma quando è molto ripido fa un filino più fatica. Alla fine le bici a pedalata assistita, che siano cross countrystiche o enduristiche, ci permettono di fare comunque tanto. Secondo me la scelta sta un po' a voi. I riders che sono più orientati verso qualcosa di più appunto cattivello o comunque a cui piace fare della roba un po' più difficile, è chiaro che preferiranno la bici da enduro, mentre chi viene più dalla parte pedalata della bicicletta, il cross countrysta, il maratoneta, preferirà magari il 130. A me piacciono tutte e due, sinceramente, dipende un po' cosa ci fate, come la utilizzate. Una magari la piccola vi stanca leggermente meno rispetto alla grossa, soprattutto se fate delle salite lunghe, però le differenze non sono così marcate come con le bici senza il motore, le bici non a pedalata assistita. Spero vi sia piaciuto, spero abbiate capito qual è il succo del mio discorso, che è: divertitevi con la bici, scegliete una delle due, ma sono più simili rispetto alle bici non a pedalata assistita. Per il resto iscrivetevi al canale di Moto.it su YouTube, continuate a seguirci perché abbiamo tante cose interessanti da fare, da dirvi, e il vostro Aurelio vi saluta, dalla Valdarda è tutto. Ciao!